Qualche anno fa ho vissuto in Giappone, ho fatto il bagno con dei boss della Yakuza, mi sono perso nelle grandi metropoli e ho ritrovato me stesso nella vasta natura incontaminata grazie a un albero solitario. Ti racconterò di usanze e luoghi di cui forse hai già sentito parlare e altri che forse non hai mai sentito nominare. Ogni puntata una nuova scoperta. Questo è Odore del Giappone. Buon ascolto e buon viaggio ovunque tu sia. いらっしゃいませ。一番線到着のですが、夢が中天王寺方面。Quante volte hai sentito dire da qualcuno che quel determinato libro, quel film che ha visto, quel viaggio che ha fatto lo ha cambiato? Se ti dicessi che a cambiare il mio modo di pensare sia stato l'incontro con un albero nel bel mezzo di un parco naturale in Giappone, ci crederesti? Andiamo con ordine. Una cosa di cui non si parla mai abbastanza del Giappone è la straordinaria bellezza dei suoi tesori naturali. Questo perché le grandi metropoli sono sicuramente più facili da visitare e raggiungere a differenza delle aree lontane dai grandi centri urbani che richiedono spesso numerosi spostamenti su linee di bus locali che non sono fornite di informazioni e indicazioni al di fuori della lingua giapponese. Ho avuto la fortuna di vivere forse in una delle prefetture più autentiche e incontaminate del Giappone, ignorata spesso, ed è forse la sua fortuna, dal grande turismo di massa e bistrattata, ironicamente, dagli stessi giapponesi che di lei dicono abbia da offrire solamente montagne e terme. Sto parlando di Gunma. La prefettura di Gunma è situata al centro del Giappone, tanto che nella città di Shibukawa, situata a sua volta al centro della stessa prefettura, ogni anno si festeggia il Festival dell'Ombelico per rivendicare in modo festoso di essere al centro del Giappone. Una festa colorata, variopinta, in cui centinaia e centinaia di persone sfilano ballando, cantando, con le pance truccate nei modi più assurdi, evidenziando il loro ombelico. La festa fino al 2023 si teneva in agosto, ma dall'estate 2024 è stata posticipata a settembre per evitare problemi causati dal maltempo. Nel periodo estivo Gunma pullula di feste tradizionali, i Matsuri, in cui è possibile ammirare spettacolari fuochi d'artificio, imperdibili quelli sul lago di Haruna, che ti puoi godere comodamente sulla riva, mentre dei motoscafi al centro del lago lanciano a pelo d'acqua fuochi d'artificio che esplodono verso il cielo e si riflettono sul lago, creando un effetto che ti lascerà a bocca aperta. A tutto questo aggiungici una bella grigliata e un numero considerevole di birre giapponesi, come è successo a me, e difficilmente riuscirei a dimenticare di quella sera al lago di Haruna. Forse vuoi emozioni pirotecniche ancora più forti? Allora devi assolutamente vedere i fuochi d'artificio della città di Tatebayashi, in cui uomini vestiti con abiti tradizionali tengono in mano dei grossi mortai di bambù imbottiti di polvere da sparo, che fanno esplodere a pochi centimetri dalle loro facce, generando delle enormi lingue di fuoco e proiettando scintille in ogni direzione, per dimostrare il loro coraggio e tramandare questa folle quanto spettacolare tradizione centenaria. Se invece preferisci qualcosa di decisamente meno esplosivo, allora le onsen fanno al caso tuo. Cosa c'è di meglio che rilassarsi nelle meravigliose e suggestive terme che puoi trovare nella prefettura di Gunma? Le più note e spettacolari sono quelle di Kusatsu, un luogo mistico dal cui terreno sgorgano acque termali ricche di minerali con proprietà curative. Ci sono decine di strutture ricettive tradizionali in cui puoi soggiornare, i ryokan, e che al loro interno hanno le terme. Nei ryokan, oltre a poter dormire nel futon, che ogni sera lo staff dell'hotel provvederà a preparare ad arte nella tua camera, è possibile provare numerose esperienze della tradizione giapponese. Puoi richiedere che la cena ti venga servita direttamente in camera, gustando prelibatezze uniche preparate ad arte dalle sapienti mani degli chef dell'albergo. Puoi partecipare alla cerimonia del tè, imparare come fare del tofu fatto in casa, provare la vestizione del kimono o chiedere, se presente nella struttura, di usare il kashikiri, la stanza termale privata, se sei alla ricerca di un po' di privacy e non vuoi rinunciare all'esperienza delle onsen da solo in compagnia. Questa stanza privata fa al caso tuo. Se soggiornare in un ryokan è fuori dal tuo budget, puoi comunque sempre andare nelle terme pubbliche, sono a cielo aperto circondate dalla foresta. Immagina di trovarti lì in mezzo alla natura, coccolato dalle acque termali, mentre magari intorno a te puoi ammirare un meraviglioso bosco innevato.
Se invece sei un amante delle lunghe camminate in montagna, circondato da panorami mozzafiato, non puoi perderti il Parco Nazionale di Ose. Si estende per quasi 400 chilometri quadrati e confina con ben 4 diverse prefetture. Ti sembrerà di essere finito in una puntata della serie Lost per le atmosfere e le sensazioni che proverai. Ti troverai in un luogo senza tempo, in cui il caos delle metropoli e lo stress sono solamente un lontano ricordo. Un luogo in cui tu sei solamente lo spettatore di uno spettacolo meraviglioso, fatto di aria incontaminata, boschi con fitta vegetazione e montagne altopiani con paludi fiorite a perdita d'occhio. Ma non temere, all'inizio del parco, seguendo le indicazioni, potrai scegliere il tipo di percorso più adatto a te e camminando sui percorsi segnati dalle lunghe passerelle di legno immerse nella vegetazione, accompagnato dal rumore del vento e dell'acqua dei ruscelli, potrebbe succederti quello che è successo a me. Rimanere colpito da un dettaglio, da qualcosa che ti si fissa nella mente e che con il passare del tempo diventa quel ricordo, quel luogo dell'anima in cui rifugiarti nei momenti più bui. Per me è e resterà quell'albero solitario che vidi in mezzo a una palude su un altopiano circondato da imponenti montagne. Un albero apparentemente fragile e solo, che però nella sua eleganza e semplicità dominava l'intera valle con fierezza e coraggio, un simbolo di assoluta libertà che per me è la prova vivente che in natura e nella vita si può essere felici e realizzati anche con poche cose attorno. Che la cosa che conta è avere le radici ben piantate a terra per resistere e affrontare con dignità e determinazione ogni tipo di avversità. E se tu e io siamo arrivati a questo punto del racconto, lo dobbiamo, te lo garantisco, a quell'albero solitario nel Parco Nazionale di Ose. Alla prossima puntata. Grazie per l'ascolto e ovunque tu sia. Fai buon viaggio. Odore del Giappone è un progetto indipendente di Lorenzo Ciani. Condividi sui social Odore del Giappone e segui la pagina Instagram.